Pratica di ascolto dell'italiano per ogni livello, dal principiante assoluto all'intermedio. Ciò significa che sono inclusi i livelli A1, A1, B1 e B2. In questo video tutte le conversazioni si svolgono sul posto di lavoro e riguardano il lavoro. È possibile saltare il video al livello desiderato cliccando sul relativo tempo. Per ottenere le traduzioni migliori, cliccare su Italiale su impostazioni dei sottotitoli e poi selezionare la propria lingua. Iniziamo. Buongiorno Sofia, come stai oggi? Ciao Paolo, sto bene, grazie. E tu come stai? Buongiorno Sofia, come stai oggi? Ciao Paolo, sto bene, grazie. E tu come stai? Buongiorno Sofia, come stai oggi? Ciao Paolo, sto bene, grazie. E tu come stai? Bene, grazie. Oggi ho molto lavoro in ufficio. Anch'io ho tanto lavoro. Ho una riunione importante alle 10. Bene, grazie. Oggi ho molto lavoro in ufficio. Anch'io ho tanto lavoro. Ho una riunione importante alle 10. Bene, grazie. Oggi ho molto lavoro in ufficio. Anch'io ho tanto lavoro. Ho una riunione importante alle 10. Lavori sempre al computer. Sì, lavoro al computer tutto il giorno. Tu usi molto il computer? Lavori sempre al computer. Sì, lavoro al computer tutto il giorno. Tu usi molto il computer? Lavori sempre al computer. Sì, lavoro al computer tutto il giorno. Tu usi molto il computer? Sì, uso il computer per scrivere email e documenti. Anche io scrivo molte email. Quante email scrivi ogni giorno? Sì, uso il computer per scrivere email e documenti. Anche io scrivo molte email. Quante email scrivi ogni giorno? Sì, uso il computer per scrivere email e documenti. Anche io scrivo molte email. Quante email scrivi ogni giorno? Scrivo circa 20 email al giorno. È molto. Hai ragione! Come va il tuo nuovo progetto? Scrivo circa 20 email al giorno. È molto. Hai ragione! Come va il tuo nuovo progetto? Scrivo circa 20 email al giorno. È molto. Hai ragione! Come va il tuo nuovo progetto? Il progetto va bene, ma è difficile. Capisco. Hai bisogno di aiuto. Il progetto va bene, ma è difficile. Capisco. Hai bisogno di aiuto. Il progetto va bene, ma è difficile. Capisco. Hai bisogno di aiuto. Sì, grazie. Ho bisogno di aiuto con Excel. Va bene, posso aiutarti dopo pranzo. Sì, grazie. Ho bisogno di aiuto con Excel. Va bene, posso aiutarti dopo pranzo. Sì, grazie. Ho bisogno di aiuto con Excel. Va bene, posso aiutarti dopo pranzo. Grazie mille. A che ora pranzi di solito? Pranzo sempre alle 1. Tu a che ora pranzi? Grazie mille. A che ora pranzi di solito? Pranzo sempre alle 1. Tu a che ora pranzi? Grazie mille. A che ora pranzi di solito? Pranzo sempre alle 1. Tu a che ora pranzi? Anche io pranzo alle 1. Andiamo insieme. Sì, volentieri. Dove vuoi andare? Anche io pranzo alle 1. Andiamo insieme. Sì, volentieri. Dove vuoi andare? Anche io pranzo alle 1. Andiamo insieme. Sì, volentieri. Dove vuoi andare? C'è un nuovo ristorante vicino all'ufficio. Perfetto. Mi piace provare posti nuovi. C'è un nuovo ristorante vicino all'ufficio. Perfetto. Mi piace provare posti nuovi. C'è un nuovo ristorante vicino all'ufficio. Perfetto. Mi piace provare posti nuovi. A che ora finisci di lavorare oggi? Finisco alle 6. E tu? A che ora finisci di lavorare oggi? Finisco alle 6. E tu? A che ora finisci di lavorare oggi? Finisco alle 6. E tu? Anch'io finisco alle 6. Prendi l'autobus per tornare a casa. No, vado a casa in metro. Tu come vai a casa? Anch'io finisco alle 6. Prendi l'autobus per tornare a casa. No, vado a casa in metro. Tu come vai a casa? Anch'io finisco alle 6. Prendi l'autobus per tornare a casa. No, vado a casa in metro. Tu come vai a casa? Io vado in bicicletta. È veloce e economico. Che bello! Ti piace il tuo lavoro? Io vado in bicicletta. È veloce e economico. Che bello! Ti piace il tuo lavoro? Io vado in bicicletta.
È veloce e economico. Che bello! Ti piace il tuo lavoro? Sì, mi piace molto. E a te piace il tuo lavoro? Sì, mi piace, ma voglio imparare cose nuove. Sì, mi piace molto. E a te piace il tuo lavoro? Sì, mi piace, ma voglio imparare cose nuove. Sì, mi piace molto. E a te piace il tuo lavoro? Sì, mi piace, ma voglio imparare cose nuove. Hai pensato di fare un corso? Sì, voglio studiare inglese per il lavoro. Hai pensato di fare un corso? Sì, voglio studiare inglese per il lavoro. Hai pensato di fare un corso? Sì, voglio studiare inglese per il lavoro. Ottima idea! L'inglese è molto importante. È vero, tu parli inglese. Ottima idea! L'inglese è molto importante. È vero, tu parli inglese. Ottima idea! L'inglese è molto importante. È vero, tu parli inglese. Sì, parlo un po' di inglese. Studio da 2 anni. Fantastico, possiamo praticare insieme. Sì, parlo un po' di inglese. Studio da 2 anni. Fantastico, possiamo praticare insieme. Sì, parlo un po' di inglese. Studio da 2 anni. Fantastico, possiamo praticare insieme. Sì, possiamo praticare durante la pausa caffè. Perfetto. Prendiamo un caffè alle 3. Sì, possiamo praticare durante la pausa caffè. Perfetto. Prendiamo un caffè alle 3. Sì, possiamo praticare durante la pausa caffè. Perfetto. Prendiamo un caffè alle 3. Va bene. Il caffè della macchinetta è buono. Sì, ma preferisco il bar vicino all'ufficio. Va bene. Il caffè della macchinetta è buono. Sì, ma preferisco il bar vicino all'ufficio. Va bene. Il caffè della macchinetta è buono. Sì, ma preferisco il bar vicino all'ufficio. Hai ragione, il caffè del bar è migliore. Come va con il nuovo capo? Hai ragione, il caffè del bar è migliore. Come va con il nuovo capo? Hai ragione, il caffè del bar è migliore. Come va con il nuovo capo? È simpatico e molto professionale. Sono d'accordo. È anche molto paziente. È simpatico e molto professionale. Sono d'accordo. È anche molto paziente. È simpatico e molto professionale. Sono d'accordo. È anche molto paziente. Sì, e spiega sempre tutto chiaramente. È vero, mi piace lavorare con lui. Sì, e spiega sempre tutto chiaramente. È vero, mi piace lavorare con lui. Sì, e spiega sempre tutto chiaramente. È vero, mi piace lavorare con lui. Hai molte riunioni questa settimana. Sì, ho 3 riunioni importanti. Hai molte riunioni questa settimana. Sì, ho 3 riunioni importanti. Hai molte riunioni questa settimana. Sì, ho 3 riunioni importanti. Io ho solo 2 riunioni, ma molto lunghe. Le riunioni lunghe sono molto stancanti. Io ho solo 2 riunioni, ma molto lunghe. Le riunioni lunghe sono molto stancanti. Io ho solo 2 riunioni, ma molto lunghe. Le riunioni lunghe sono molto stancanti. È vero. Preferisco le riunioni corte. Anche io. Hai progetti per il weekend? È vero. Preferisco le riunioni corte. Anche io. Hai progetti per il weekend? È vero. Preferisco le riunioni corte. Anche io. Hai progetti per il weekend? No, voglio solo riposare, e tu? Devo preparare una presentazione per lunedì. No, voglio solo riposare, e tu? Devo preparare una presentazione per lunedì. No, voglio solo riposare, e tu? Devo preparare una presentazione per lunedì. Vuoi un consiglio per la presentazione? Sì, grazie. Ogni consiglio è utile. Vuoi un consiglio per la presentazione? Sì, grazie. Ogni consiglio è utile. Vuoi un consiglio per la presentazione? Sì, grazie. Ogni consiglio è utile. Ciao Sofia, come stai oggi? Come va il nuovo lavoro all'ufficio? Ciao Paolo, sto bene, grazie. Il nuovo lavoro è interessante ma un po' difficile. Ho molto da imparare. Ciao Sofia, come stai oggi? Come va il nuovo lavoro all'ufficio? Ciao Paolo, sto bene, grazie. Il nuovo lavoro è interessante ma un po' difficile. Ho molto da imparare. Ciao Sofia, come stai oggi? Come va il nuovo lavoro all'ufficio?
Ciao Paolo, sto bene, grazie. Il nuovo lavoro è interessante ma un po' difficile. Ho molto da imparare. Capisco perfettamente. Ricordo il mio primo mese qui. Qual è la cosa più difficile per te? Il sistema del computer è molto complicato e devo imparare molti programmi nuovi. Per fortuna i colleghi sono gentili e mi aiutano. Capisco perfettamente. Ricordo il mio primo mese qui. Qual è la cosa più difficile per te? Il sistema del computer è molto complicato e devo imparare molti programmi nuovi. Per fortuna i colleghi sono gentili e mi aiutano. Capisco perfettamente. Ricordo il mio primo mese qui. Qual è la cosa più difficile per te? Il sistema del computer è molto complicato e devo imparare molti programmi nuovi. Per fortuna i colleghi sono gentili e mi aiutano. È normale all'inizio. Quanto tempo passi al computer ogni giorno? Lavoro al computer circa 6 ore al giorno. La sera sono molto stanca, specialmente gli occhi. È normale all'inizio. Quanto tempo passi al computer ogni giorno? Lavoro al computer circa 6 ore al giorno. La sera sono molto stanca, specialmente gli occhi. È normale all'inizio. Quanto tempo passi al computer ogni giorno? Lavoro al computer circa 6 ore al giorno. La sera sono molto stanca, specialmente gli occhi. Ti consiglio di fare delle pause ogni ora. Io mi alzo e cammino per 5 minuti. È un buon consiglio, grazie. Tu lavori qui da quanto tempo? Ti consiglio di fare delle pause ogni ora. Io mi alzo e cammino per 5 minuti. È un buon consiglio, grazie. Tu lavori qui da quanto tempo? Ti consiglio di fare delle pause ogni ora. Io mi alzo e cammino per 5 minuti. È un buon consiglio, grazie. Tu lavori qui da quanto tempo? Lavoro qui da 3 anni. Mi piace molto anche se alcuni giorni sono stressanti. Che tipo di cose ti stressano al lavoro? Lavoro qui da 3 anni. Mi piace molto anche se alcuni giorni sono stressanti. Che tipo di cose ti stressano al lavoro? Lavoro qui da 3 anni. Mi piace molto anche se alcuni giorni sono stressanti. Che tipo di cose ti stressano al lavoro? Le scadenze strette sono molto stressanti e a volte abbiamo troppe riunioni. Hai ragione sulle riunioni! Ieri ne ho avute 4 in un giorno! Le scadenze strette sono molto stressanti e a volte abbiamo troppe riunioni. Hai ragione sulle riunioni! Ieri ne ho avute 4 in un giorno! Le scadenze strette sono molto stressanti e a volte abbiamo troppe riunioni. Hai ragione sulle riunioni! Ieri ne ho avute 4 in un giorno! È troppo. Come gestisci il tuo tempo tra le riunioni e il lavoro normale? Cerco di organizzare bene il mio calendario e prendo appunti durante le riunioni. È troppo. Come gestisci il tuo tempo tra le riunioni e il lavoro normale? Cerco di organizzare bene il mio calendario e prendo appunti durante le riunioni. È troppo. Come gestisci il tuo tempo tra le riunioni e il lavoro normale? Cerco di organizzare bene il mio calendario e prendo appunti durante le riunioni. Ottima strategia. A che ora arrivi di solito in ufficio? Arrivo alle 8:30, un po' prima dell'inizio ufficiale alle 9 liento. E tu? Ottima strategia. A che ora arrivi di solito in ufficio? Arrivo alle 8:30, un po' prima dell'inizio ufficiale alle 9 liento. E tu? Ottima strategia. A che ora arrivi di solito in ufficio? Arrivo alle 8:30, un po' prima dell'inizio ufficiale alle 9 liento. E tu? Io arrivo sempre alle 8 milendo. Mi piace iniziare presto quando l'ufficio è tranquillo. È una buona idea. La mattina è più facile concentrarsi. Io arrivo sempre alle 8 milendo. Mi piace iniziare presto quando l'ufficio è tranquillo. È una buona idea. La mattina è più facile concentrarsi. Io arrivo sempre alle 8 milendo. Mi piace iniziare presto quando l'ufficio è tranquillo. È una buona idea. La mattina è più facile concentrarsi. Esatto. E per il pranzo di solito mangi in ufficio o esci? Di solito porto il pranzo da casa, ma a volte vado al bar con i colleghi. Esatto. E per il pranzo di solito mangi in ufficio o esci? Di solito porto il pranzo da casa, ma a volte vado al bar con i colleghi. Esatto. E per il pranzo di solito mangi in ufficio o esci? Di solito porto il pranzo da casa, ma a volte vado al bar con i colleghi. Anch'io porto spesso il pranzo. È più economico e più sano. Sì, e si risparmia tempo.
Hai obiettivi di carriera particolari? Anch'io porto spesso il pranzo. È più economico e più sano. Sì, e si risparmia tempo. Hai obiettivi di carriera particolari? Anch'io porto spesso il pranzo. È più economico e più sano. Sì, e si risparmia tempo. Hai obiettivi di carriera particolari? Mi piacerebbe diventare team leader nei prossimi 2 anni. È un bell'obiettivo. Stai già facendo qualcosa per preparati? Mi piacerebbe diventare team leader nei prossimi 2 anni. È un bell'obiettivo. Stai già facendo qualcosa per preparati? Mi piacerebbe diventare team leader nei prossimi 2 anni. È un bell'obiettivo. Stai già facendo qualcosa per preparati? Sì, sto seguendo un corso di gestione online la sera. Che interessante! Quanto dura il corso? Sì, sto seguendo un corso di gestione online la sera. Che interessante! Quanto dura il corso? Sì, sto seguendo un corso di gestione online la sera. Che interessante! Quanto dura il corso? Il corso dura 6 mesi. È impegnativo ma molto utile. Pensi che dovrei fare anch'io qualche corso? Il corso dura 6 mesi. È impegnativo ma molto utile. Pensi che dovrei fare anch'io qualche corso? Il corso dura 6 mesi. È impegnativo ma molto utile. Pensi che dovrei fare anch'io qualche corso? Sì, l'azienda offre molti corsi gratuiti per i dipendenti. Non lo sapevo. Come posso informarmi sui corsi disponibili? Sì, l'azienda offre molti corsi gratuiti per i dipendenti. Non lo sapevo. Come posso informarmi sui corsi disponibili? Sì, l'azienda offre molti corsi gratuiti per i dipendenti. Non lo sapevo. Come posso informarmi sui corsi disponibili? Puoi parlare con l'ufficio risorse umane, hanno una lista completa. Lo farò domani. Che tipo di corso mi consigli per iniziare? Puoi parlare con l'ufficio risorse umane, hanno una lista completa. Lo farò domani. Che tipo di corso mi consigli per iniziare? Puoi parlare con l'ufficio risorse umane, hanno una lista completa. Lo farò domani. Che tipo di corso mi consigli per iniziare? Un corso di Excel sarebbe molto utile per il tuo ruolo. Hai ragione. Uso Excel ogni giorno ma conosco solo le funzioni base. Un corso di Excel sarebbe molto utile per il tuo ruolo. Hai ragione. Uso Excel ogni giorno ma conosco solo le funzioni base. Un corso di Excel sarebbe molto utile per il tuo ruolo. Hai ragione. Uso Excel ogni giorno ma conosco solo le funzioni base. Ti posso dare qualche consiglio su Excel se vuoi. Grazie, sei molto gentile. A proposito, come ti trovi con il nuovo capo? Ti posso dare qualche consiglio su Excel se vuoi. Grazie, sei molto gentile. A proposito, come ti trovi con il nuovo capo? Ti posso dare qualche consiglio su Excel se vuoi. Grazie, sei molto gentile. A proposito, come ti trovi con il nuovo capo? È molto professionale e organizzato ma anche comprensivo. Che fortuna! È importante avere un buon rapporto con il capo. È molto professionale e organizzato ma anche comprensivo. Che fortuna! È importante avere un buon rapporto con il capo. È molto professionale e organizzato ma anche comprensivo. Che fortuna! È importante avere un buon rapporto con il capo. Sì, infatti. Come ti trovi invece con il tuo team? Il tema è fantastico, sono tutti molto collaborativi. Sì, infatti. Come ti trovi invece con il tuo team? Il tema è fantastico, sono tutti molto collaborativi. Sì, infatti. Come ti trovi invece con il tuo team? Il tema è fantastico, sono tutti molto collaborativi. Mi fa piacere sentirlo. Hai già partecipato a progetti importanti. Sì, sto lavorando al progetto Martinez. È la mia prima grande responsabilità. Mi fa piacere sentirlo. Hai già partecipato a progetti importanti. Sì, sto lavorando al progetto Martinez. È la mia prima grande responsabilità. Mi fa piacere sentirlo. Hai già partecipato a progetti importanti. Sì, sto lavorando al progetto Martinez. È la mia prima grande responsabilità. È un progetto importante. Come sta andando? Per ora bene, ma ho un po' di preoccupazione per le scadenze. È un progetto importante. Come sta andando? Per ora bene, ma ho un po' di preoccupazione per le scadenze. È un progetto importante. Come sta andando? Per ora bene, ma ho un po' di preoccupazione per le scadenze.
Se hai bisogno di aiuto, puoi sempre chiedere a me. Grazie mille. A volte è difficile chiedere aiuto. Se hai bisogno di aiuto, puoi sempre chiedere a me. Grazie mille. A volte è difficile chiedere aiuto. Se hai bisogno di aiuto, puoi sempre chiedere a me. Grazie mille. A volte è difficile chiedere aiuto. Lo capisco, ma è normale all'inizio. Tutti abbiamo bisogno di aiuto. È vero. Come bilanci il lavoro con la vita privata? Lo capisco, ma è normale all'inizio. Tutti abbiamo bisogno di aiuto. È vero. Come bilanci il lavoro con la vita privata? Lo capisco, ma è normale all'inizio. Tutti abbiamo bisogno di aiuto. È vero. Come bilanci il lavoro con la vita privata? Cerco di non portare lavoro a casa e faccio sport 3 volte a settimana. È una buona idea. Io devo ancora trovare il giusto equilibrio. Cerco di non portare lavoro a casa e faccio sport 3 volte a settimana. È una buona idea. Io devo ancora trovare il giusto equilibrio. Cerco di non portare lavoro a casa e faccio sport 3 volte a settimana. È una buona idea. Io devo ancora trovare il giusto equilibrio. Ci vuole tempo, ma è importante stabilire dei limiti chiari. Hai ragione. Quale consiglio daresti a un nuovo dipendente? Ci vuole tempo, ma è importante stabilire dei limiti chiari. Hai ragione. Quale consiglio daresti a un nuovo dipendente? Ci vuole tempo, ma è importante stabilire dei limiti chiari. Hai ragione. Quale consiglio daresti a un nuovo dipendente? Consiglierei di fare molte domande e non avere paura di sbagliare. È un ottimo consiglio. Lo terrò a mente. Consiglierei di fare molte domande e non avere paura di sbagliare. È un ottimo consiglio. Lo terrò a mente. Consiglierei di fare molte domande e non avere paura di sbagliare. È un ottimo consiglio. Lo terrò a mente. Bene, ora devo andare a una riunione. Ci vediamo più tardi. Certo. Buona riunione e grazie della chiacchierata. Bene, ora devo andare a una riunione. Ci vediamo più tardi. Certo. Buona riunione e grazie della chiacchierata. Bene, ora devo andare a una riunione. Ci vediamo più tardi. Certo. Buona riunione e grazie della chiacchierata. Ciao Sofia, come stai? Ti vedo molto impegnata questa mattina con tutte quelle carte sulla scrivania. Eh sì, Paolo, ho una scadenza importante per oggi pomeriggio e devo finire di preparare questi report per il capo. Ciao Sofia, come stai? Ti vedo molto impegnata questa mattina con tutte quelle carte sulla scrivania. Eh sì, Paolo, ho una scadenza importante per oggi pomeriggio e devo finire di preparare questi report per il capo. Ciao Sofia, come stai? Ti vedo molto impegnata questa mattina con tutte quelle carte sulla scrivania. Eh sì, Paolo, ho una scadenza importante per oggi pomeriggio e devo finire di preparare questi report per il capo. Capisco perfettamente, anch'io sono sommerso dal lavoro ultimamente. Il nuovo progetto con il cliente tedesco richiede molto più tempo del previsto. È sempre così con i progetti internazionali. A proposito, come va con la tua nuova assistente? Mi sembra di averla vista l'altro giorno in sala riunioni. Capisco perfettamente, anch'io sono sommerso dal lavoro ultimamente. Il nuovo progetto con il cliente tedesco richiede molto più tempo del previsto. È sempre così con i progetti internazionali. A proposito, come va con la tua nuova assistente? Mi sembra di averla vista l'altro giorno in sala riunioni. Capisco perfettamente, anch'io sono sommerso dal lavoro ultimamente. Il nuovo progetto con il cliente tedesco richiede molto più tempo del previsto. È sempre così con i progetti internazionali. A proposito, come va con la tua nuova assistente? Mi sembra di averla vista l'altro giorno in sala riunioni. Marina si sta ambientando bene, è molto competente e ha già preso in mano diverse responsabilità. È stato un ottimo acquisto per il team. Che bello sentirlo. Sai, sto pensando di chiedere anch'io un assistente al capo. Con tutti questi nuovi clienti diventa difficile gestire tutto da sola. Marina si sta ambientando bene, è molto competente e ha già preso in mano diverse responsabilità. È stato un ottimo acquisto per il team. Che bello sentirlo. Sai, sto pensando di chiedere anch'io un assistente al capo. Con tutti questi nuovi clienti diventa difficile gestire tutto da sola. Marina si sta ambientando bene, è molto competente e ha già preso in mano diverse responsabilità. È stato un ottimo acquisto per il team.
Che bello sentirlo. Sai, sto pensando di chiedere anch'io un assistente al capo. Con tutti questi nuovi clienti diventa difficile gestire tutto da sola. Hai ragione, dovresti parlarne con Maurizio. Sai che l'azienda sta crescendo e c'è bisogno di più personale in ogni reparto. Sì, ho intenzione di preparare una presentazione per mostrare quanto è aumentato il carico di lavoro negli ultimi mesi. Hai ragione, dovresti parlarne con Maurizio. Sai che l'azienda sta crescendo e c'è bisogno di più personale in ogni reparto. Sì, ho intenzione di preparare una presentazione per mostrare quanto è aumentato il carico di lavoro negli ultimi mesi. Hai ragione, dovresti parlarne con Maurizio. Sai che l'azienda sta crescendo e c'è bisogno di più personale in ogni reparto. Sì, ho intenzione di preparare una presentazione per mostrare quanto è aumentato il carico di lavoro negli ultimi mesi. Ottima idea! Ti suggerirei anche di includere una proiezione dei progetti futuri. Questo potrebbe rafforzare la tua richiesta. Grazie del consiglio. A proposito, hai sentito che stanno per introdurre il nuovo sistema di gestione delle ferie? Ottima idea! Ti suggerirei anche di includere una proiezione dei progetti futuri. Questo potrebbe rafforzare la tua richiesta. Grazie del consiglio. A proposito, hai sentito che stanno per introdurre il nuovo sistema di gestione delle ferie? Ottima idea! Ti suggerirei anche di includere una proiezione dei progetti futuri. Questo potrebbe rafforzare la tua richiesta. Grazie del consiglio. A proposito, hai sentito che stanno per introdurre il nuovo sistema di gestione delle ferie? Sì, ne ho sentito parlare durante l'ultima riunione. Dicono che sarà più flessibile e permetterà di gestire meglio l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Era ora. L'anno scorso ho avuto difficoltà a pianificare le vacanze estive. Spero che questo nuovo sistema renda tutto più semplice. Sì, ne ho sentito parlare durante l'ultima riunione. Dicono che sarà più flessibile e permetterà di gestire meglio l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Era ora. L'anno scorso ho avuto difficoltà a pianificare le vacanze estive. Spero che questo nuovo sistema renda tutto più semplice. Sì, ne ho sentito parlare durante l'ultima riunione. Dicono che sarà più flessibile e permetterà di gestire meglio l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Era ora. L'anno scorso ho avuto difficoltà a pianificare le vacanze estive. Spero che questo nuovo sistema renda tutto più semplice. Anche secondo me era necessario un cambiamento. Ma dimmi, hai già pensato a dove andrai in vacanza quest'anno? Mi piacerebbe fare un viaggio in Grecia, ma prima devo vedere come si sviluppano i progetti qui in ufficio. E tu? Hai programmi? Anche secondo me era necessario un cambiamento. Ma dimmi, hai già pensato a dove andrai in vacanza quest'anno? Mi piacerebbe fare un viaggio in Grecia, ma prima devo vedere come si sviluppano i progetti qui in ufficio. E tu? Hai programmi? Anche secondo me era necessario un cambiamento. Ma dimmi, hai già pensato a dove andrai in vacanza quest'anno? Mi piacerebbe fare un viaggio in Grecia, ma prima devo vedere come si sviluppano i progetti qui in ufficio. E tu? Hai programmi? Sto pensando alle Dolomiti per fare un po' di trekking. Ho bisogno di staccare completamente dalla routine dell'ufficio. Ti capisco perfettamente. Anche se amo il mio lavoro, ogni tanto è necessario prendersi una pausa e ricaricare le batterie. Sto pensando alle Dolomiti per fare un po' di trekking. Ho bisogno di staccare completamente dalla routine dell'ufficio. Ti capisco perfettamente. Anche se amo il mio lavoro, ogni tanto è necessario prendersi una pausa e ricaricare le batterie. Sto pensando alle Dolomiti per fare un po' di trekking. Ho bisogno di staccare completamente dalla routine dell'ufficio. Ti capisco perfettamente. Anche se amo il mio lavoro, ogni tanto è necessario prendersi una pausa e ricaricare le batterie. A proposito di lavoro, hai partecipato al corso di formazione sulla leadership della settimana scorsa? No, purtroppo ero troppo occupata con il progetto Martinez. Com'è stato? Vale la pena partecipare alla prossima sessione? A proposito di lavoro, hai partecipato al corso di formazione sulla leadership della settimana scorsa? No, purtroppo ero troppo occupata con il progetto Martinez. Com'è stato? Vale la pena partecipare alla prossima sessione?
A proposito di lavoro, hai partecipato al corso di formazione sulla leadership della settimana scorsa? No, purtroppo ero troppo occupata con il progetto Martinez. Com'è stato? Vale la pena partecipare alla prossima sessione? Assolutamente sì. Ho imparato molte tecniche utili per la gestione del team e la comunicazione efficace. Dovresti proprio considerare di partecipare. Lo terrò presente. Sai se faranno altre sessioni nei prossimi mesi? Assolutamente sì. Ho imparato molte tecniche utili per la gestione del team e la comunicazione efficace. Dovresti proprio considerare di partecipare. Lo terrò presente. Sai se faranno altre sessioni nei prossimi mesi? Assolutamente sì. Ho imparato molte tecniche utili per la gestione del team e la comunicazione efficace. Dovresti proprio considerare di partecipare. Lo terrò presente. Sai se faranno altre sessioni nei prossimi mesi? Mi sembra di aver sentito che ne organizzeranno un'altra a settembre. Posso chiedere all'ufficio risorse umane e farti sapere. Grazie, sei sempre così gentile. Come gestisci tutto? Lavoro, formazione, progetti speciali? Sembri sempre avere tutto sotto controllo. Mi sembra di aver sentito che ne organizzeranno un'altra a settembre. Posso chiedere all'ufficio risorse umane e farti sapere. Grazie, sei sempre così gentile. Come gestisci tutto? Lavoro, formazione, progetti speciali? Sembri sempre avere tutto sotto controllo. Mi sembra di aver sentito che ne organizzeranno un'altra a settembre. Posso chiedere all'ufficio risorse umane e farti sapere. Grazie, sei sempre così gentile. Come gestisci tutto? Lavoro, formazione, progetti speciali? Sembri sempre avere tutto sotto controllo. In realtà anche io ho le mie difficoltà, ma ho imparato a organizzare bene il tempo e a delegare quando necessario. È fondamentale per non impazzire. Hai qualche consiglio da darmi per migliorare la gestione del tempo? Ultimamente mi sento un po' sopraffatta. In realtà anche io ho le mie difficoltà, ma ho imparato a organizzare bene il tempo e a delegare quando necessario. È fondamentale per non impazzire. Hai qualche consiglio da darmi per migliorare la gestione del tempo? Ultimamente mi sento un po' sopraffatta. In realtà anche io ho le mie difficoltà, ma ho imparato a organizzare bene il tempo e a delegare quando necessario. È fondamentale per non impazzire. Hai qualche consiglio da darmi per migliorare la gestione del tempo? Ultimamente mi sento un po' sopraffatta. Uso molto il metodo delle priorità. Ogni mattina faccio una lista delle cose da fare e le organizzo in ordine di importanza. Inoltre, cerco di non controllare continuamente le email. Interessante! Io tendo a rispondere subito a tutte le email e questo spesso interrompe il mio flusso di lavoro. Uso molto il metodo delle priorità. Ogni mattina faccio una lista delle cose da fare e le organizzo in ordine di importanza. Inoltre, cerco di non controllare continuamente le email. Interessante! Io tendo a rispondere subito a tutte le email e questo spesso interrompe il mio flusso di lavoro. Uso molto il metodo delle priorità. Ogni mattina faccio una lista delle cose da fare e le organizzo in ordine di importanza. Inoltre, cerco di non controllare continuamente le email. Interessante! Io tendo a rispondere subito a tutte le email e questo spesso interrompe il mio flusso di lavoro. Esatto, quello è un errore comune. Prova a controllare le email solo 3 volte al giorno, mattina, dopo pranzo e prima di uscire. Mi sembra un ottimo suggerimento e per quanto riguarda le riunioni. A volte ho l'impressione che occupino troppo tempo. Esatto, quello è un errore comune. Prova a controllare le email solo 3 volte al giorno, mattina, dopo pranzo e prima di uscire. Mi sembra un ottimo suggerimento e per quanto riguarda le riunioni. A volte ho l'impressione che occupino troppo tempo. Esatto, quello è un errore comune. Prova a controllare le email solo 3 volte al giorno, mattina, dopo pranzo e prima di uscire. Mi sembra un ottimo suggerimento e per quanto riguarda le riunioni. A volte ho l'impressione che occupino troppo tempo. Per le riunioni cerco sempre di stabilire un'agenda precisa e un tempo limite. Se possibile, preferisco fare incontri brevi ma frequenti piuttosto che lunghe riunioni. Sì, anche secondo me le riunioni più brevi sono più produttive. A proposito, hai già preparato la presentazione per la riunione di domani?
Per le riunioni cerco sempre di stabilire un'agenda precisa e un tempo limite. Se possibile, preferisco fare incontri brevi ma frequenti piuttosto che lunghe riunioni. Sì, anche secondo me le riunioni più brevi sono più produttive. A proposito, hai già preparato la presentazione per la riunione di domani? Per le riunioni cerco sempre di stabilire un'agenda precisa e un tempo limite. Se possibile, preferisco fare incontri brevi ma frequenti piuttosto che lunghe riunioni. Sì, anche secondo me le riunioni più brevi sono più produttive. A proposito, hai già preparato la presentazione per la riunione di domani? Ci sto lavorando, ma vorrei il tuo parere su alcuni grafici che ho preparato. Hai 5 minuti dopo pranzo. Certo, possiamo vederci nella sala break verso le 14 e me la do scendo. Così ne approfittiamo per prendere un caffè insieme. Ci sto lavorando, ma vorrei il tuo parere su alcuni grafici che ho preparato. Hai 5 minuti dopo pranzo. Certo, possiamo vederci nella sala break verso le 14 e me la do scendo. Così ne approfittiamo per prendere un caffè insieme. Ci sto lavorando, ma vorrei il tuo parere su alcuni grafici che ho preparato. Hai 5 minuti dopo pranzo. Certo, possiamo vederci nella sala break verso le 14 e me la do scendo. Così ne approfittiamo per prendere un caffè insieme. Perfetto! Nel frattempo hai novità sul progetto di digitalizzazione che stavate sviluppando nel tuo team? Sì, sta procedendo bene. Abbiamo completato la prima fase e i risultati sono molto incoraggianti. Il cliente è soddisfatto. Perfetto! Nel frattempo hai novità sul progetto di digitalizzazione che stavate sviluppando nel tuo team? Sì, sta procedendo bene. Abbiamo completato la prima fase e i risultati sono molto incoraggianti. Il cliente è soddisfatto. Perfetto! Nel frattempo hai novità sul progetto di digitalizzazione che stavate sviluppando nel tuo team? Sì, sta procedendo bene. Abbiamo completato la prima fase e i risultati sono molto incoraggianti. Il cliente è soddisfatto. Fantastico! Sai che sto seguendo un progetto simile. Potremmo organizzare uno scambio di idee tra i nostri team. Sarebbe utilissimo. Potremmo imparare dalle reciproche esperienze. Quando pensi che potremmo organizzare questo incontro? Fantastico! Sai che sto seguendo un progetto simile. Potremmo organizzare uno scambio di idee tra i nostri team. Sarebbe utilissimo. Potremmo imparare dalle reciproche esperienze. Quando pensi che potremmo organizzare questo incontro? Fantastico! Sai che sto seguendo un progetto simile. Potremmo organizzare uno scambio di idee tra i nostri team. Sarebbe utilissimo. Potremmo imparare dalle reciproche esperienze. Quando pensi che potremmo organizzare questo incontro? Che ne dici della prossima settimana? Ho alcuni spazi liberi mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio mi sembra perfetto. Prenoto subito una sala riunioni per non rischiare di non trovarne una libera. Che ne dici della prossima settimana? Ho alcuni spazi liberi mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio mi sembra perfetto. Prenoto subito una sala riunioni per non rischiare di non trovarne una libera. Che ne dici della prossima settimana? Ho alcuni spazi liberi mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio mi sembra perfetto. Prenoto subito una sala riunioni per non rischiare di non trovarne una libera. Ottimo! A proposito, hai sentito che stanno per introdurre lo smart working anche per il nostro dipartimento? Sì, ne sono molto contenta. Penso che poter lavorare da casa un paio di giorni alla settimana migliorerà molto la qualità della vita. Ottimo! A proposito, hai sentito che stanno per introdurre lo smart working anche per il nostro dipartimento? Sì, ne sono molto contenta. Penso che poter lavorare da casa un paio di giorni alla settimana migliorerà molto la qualità della vita. Ottimo! A proposito, hai sentito che stanno per introdurre lo smart working anche per il nostro dipartimento? Sì, ne sono molto contenta. Penso che poter lavorare da casa un paio di giorni alla settimana migliorerà molto la qualità della vita. Sono d'accordo. Anche se personalmente preferisco venire in ufficio, è bello avere questa flessibilità quando serve. Esatto. Poi dipende molto dal tipo di lavoro che si deve fare.
Per alcune attività la concentrazione a casa è migliore. Sono d'accordo. Anche se personalmente preferisco venire in ufficio, è bello avere questa flessibilità quando serve. Esatto. Poi dipende molto dal tipo di lavoro che si deve fare. Per alcune attività la concentrazione a casa è migliore. Sono d'accordo. Anche se personalmente preferisco venire in ufficio, è bello avere questa flessibilità quando serve. Esatto. Poi dipende molto dal tipo di lavoro che si deve fare. Per alcune attività la concentrazione a casa è migliore. A proposito di concentrazione, hai provato la nuova area relax che hanno allestito al quinto piano? Non ancora, ma ho visto le foto sulla intranet aziendale. Sembra molto bella e funzionale. Tu ci sei già stato? A proposito di concentrazione, hai provato la nuova area relax che hanno allestito al quinto piano? Non ancora, ma ho visto le foto sulla intranet aziendale. Sembra molto bella e funzionale. Tu ci sei già stato? A proposito di concentrazione, hai provato la nuova area relax che hanno allestito al quinto piano? Non ancora, ma ho visto le foto sulla intranet aziendale. Sembra molto bella e funzionale. Tu ci sei già stato? Sì, ci sono stato ieri per una pausa. È davvero ben organizzata, con divani comodi e anche una piccola biblioteca. Devo assolutamente andarci. Magari dopo il nostro incontro di oggi pomeriggio possiamo fare un salto insieme. Sì, ci sono stato ieri per una pausa. È davvero ben organizzata, con divani comodi e anche una piccola biblioteca. Devo assolutamente andarci. Magari dopo il nostro incontro di oggi pomeriggio possiamo fare un salto insieme. Sì, ci sono stato ieri per una pausa. È davvero ben organizzata, con divani comodi e anche una piccola biblioteca. Devo assolutamente andarci. Magari dopo il nostro incontro di oggi pomeriggio possiamo fare un salto insieme. Volentieri. Così ti mostro anche la nuova macchina del caffè che hanno installato. Fa un espresso fantastico. Perfetto. Sai che sono una grande appassionata di caffè. È proprio vero che le piccole cose possono migliorare la giornata lavorativa. Volentieri. Così ti mostro anche la nuova macchina del caffè che hanno installato. Fa un espresso fantastico. Perfetto. Sai che sono una grande appassionata di caffè. È proprio vero che le piccole cose possono migliorare la giornata lavorativa. Volentieri. Così ti mostro anche la nuova macchina del caffè che hanno installato. Fa un espresso fantastico. Perfetto. Sai che sono una grande appassionata di caffè. È proprio vero che le piccole cose possono migliorare la giornata lavorativa. Assolutamente, come il nuovo programma di benessere aziendale. Hai visto che offrono lezioni di yoga durante la pausa pranzo? Sì, mi sono già iscritta. Inizierò la prossima settimana. Mi sembra un'ottima iniziativa per gestire lo stress del lavoro. Assolutamente, come il nuovo programma di benessere aziendale. Hai visto che offrono lezioni di yoga durante la pausa pranzo? Sì, mi sono già iscritta. Inizierò la prossima settimana. Mi sembra un'ottima iniziativa per gestire lo stress del lavoro. Assolutamente, come il nuovo programma di benessere aziendale. Hai visto che offrono lezioni di yoga durante la pausa pranzo? Sì, mi sono già iscritta. Inizierò la prossima settimana. Mi sembra un'ottima iniziativa per gestire lo stress del lavoro. Anche secondo me è un'ottima idea. Sto pensando di iscrivermi al corso di mindfulness che inizia il mese prossimo. La mindfulness può essere molto utile nel nostro lavoro. Ho letto diversi articoli sui suoi benefici per la produttività. Anche secondo me è un'ottima idea. Sto pensando di iscrivermi al corso di mindfulness che inizia il mese prossimo. La mindfulness può essere molto utile nel nostro lavoro. Ho letto diversi articoli sui suoi benefici per la produttività. Anche secondo me è un'ottima idea. Sto pensando di iscrivermi al corso di mindfulness che inizia il mese prossimo. La mindfulness può essere molto utile nel nostro lavoro. Ho letto diversi articoli sui suoi benefici per la produttività. Infatti, e poi è bello vedere come l'azienda si preoccupi del benessere dei dipendenti. Non tutte le aziende offrono questi servizi. È vero, siamo fortunati. Anche se il lavoro è impegnativo, almeno abbiamo questi piccoli vantaggi che rendono tutto più piacevole.
Infatti, e poi è bello vedere come l'azienda si preoccupi del benessere dei dipendenti. Non tutte le aziende offrono questi servizi. È vero, siamo fortunati. Anche se il lavoro è impegnativo, almeno abbiamo questi piccoli vantaggi che rendono tutto più piacevole. Infatti, e poi è bello vedere come l'azienda si preoccupi del benessere dei dipendenti. Non tutte le aziende offrono questi servizi. È vero, siamo fortunati. Anche se il lavoro è impegnativo, almeno abbiamo questi piccoli vantaggi che rendono tutto più piacevole. Esattamente. E parlando di cose piacevoli, che ne dici di organizzare una cena di team la prossima settimana? Ottima idea. Potremmo andare in quel nuovo ristorante vicino all'ufficio. Ho sentito che si mangia molto bene. Esattamente. E parlando di cose piacevoli, che ne dici di organizzare una cena di team la prossima settimana? Ottima idea. Potremmo andare in quel nuovo ristorante vicino all'ufficio. Ho sentito che si mangia molto bene. Esattamente. E parlando di cose piacevoli, che ne dici di organizzare una cena di team la prossima settimana? Ottima idea. Potremmo andare in quel nuovo ristorante vicino all'ufficio. Ho sentito che si mangia molto bene. Sì, ci sono stato la settimana scorsa con un cliente. La cucina è ottima e hanno anche una bella sala riservata per i gruppi. Perfetto. Potrei occuparmi io di raccogliere le adesioni e fare la prenotazione se vuoi. Sì, ci sono stato la settimana scorsa con un cliente. La cucina è ottima e hanno anche una bella sala riservata per i gruppi. Perfetto. Potrei occuparmi io di raccogliere le adesioni e fare la prenotazione se vuoi. Sì, ci sono stato la settimana scorsa con un cliente. La cucina è ottima e hanno anche una bella sala riservata per i gruppi. Perfetto. Potrei occuparmi io di raccogliere le adesioni e fare la prenotazione se vuoi. Ciao Sofia, come va il nuovo lavoro? È già passato un mese da quando hai iniziato in quell'azienda di consulenza, vero? Sì, esatto Paolo. Devo dire che mi sto trovando abbastanza bene, anche se l'ambiente è molto più formale rispetto al mio vecchio posto di lavoro. Ciao Sofia, come va il nuovo lavoro? È già passato un mese da quando hai iniziato in quell'azienda di consulenza, vero? Sì, esatto Paolo. Devo dire che mi sto trovando abbastanza bene, anche se l'ambiente è molto più formale rispetto al mio vecchio posto di lavoro. Ciao Sofia, come va il nuovo lavoro? È già passato un mese da quando hai iniziato in quell'azienda di consulenza, vero? Sì, esatto Paolo. Devo dire che mi sto trovando abbastanza bene, anche se l'ambiente è molto più formale rispetto al mio vecchio posto di lavoro. Mi puoi raccontare com'è una giornata tipica da te? Sono curioso di sapere come si organizza una grande società di consulenza. Allora, di solito arrivo in ufficio verso le 8:30, controllo le email urgenti e poi ho quasi sempre delle riunioni con i clienti in videoconferenza fino all'ora di pranzo. Mi puoi raccontare com'è una giornata tipica da te? Sono curioso di sapere come si organizza una grande società di consulenza. Allora, di solito arrivo in ufficio verso le 8:30, controllo le email urgenti e poi ho quasi sempre delle riunioni con i clienti in videoconferenza fino all'ora di pranzo. Mi puoi raccontare com'è una giornata tipica da te? Sono curioso di sapere come si organizza una grande società di consulenza. Allora, di solito arrivo in ufficio verso le 8:30, controllo le email urgenti e poi ho quasi sempre delle riunioni con i clienti in videoconferenza fino all'ora di pranzo. Interessante. E come gestisci il carico di lavoro? Ho sentito che nel settore della consulenza ci sono spesso delle scadenze molto strette. Hai ragione, a volte è davvero impegnativo. Sto ancora imparando a organizzare al meglio il mio tempo e stabilire delle priorità chiare per ogni progetto. Interessante. E come gestisci il carico di lavoro? Ho sentito che nel settore della consulenza ci sono spesso delle scadenze molto strette. Hai ragione, a volte è davvero impegnativo. Sto ancora imparando a organizzare al meglio il mio tempo e stabilire delle priorità chiare per ogni progetto. Interessante. E come gestisci il carico di lavoro? Ho sentito che nel settore della consulenza ci sono spesso delle scadenze molto strette.
Hai ragione, a volte è davvero impegnativo. Sto ancora imparando a organizzare al meglio il mio tempo e stabilire delle priorità chiare per ogni progetto. Mi ricordo quando ho iniziato io come project manager avevo le stesse difficoltà. Hai qualche strategia particolare per mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata? Cerco di non portarmi il lavoro a casa, anche se non è sempre possibile. Ho impostato delle notifiche sul cellulare solo per le vere emergenze dopo le 18 millellò. Mi ricordo quando ho iniziato io come project manager avevo le stesse difficoltà. Hai qualche strategia particolare per mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata? Cerco di non portarmi il lavoro a casa, anche se non è sempre possibile. Ho impostato delle notifiche sul cellulare solo per le vere emergenze dopo le 18 millellò. Mi ricordo quando ho iniziato io come project manager avevo le stesse difficoltà. Hai qualche strategia particolare per mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata? Cerco di non portarmi il lavoro a casa, anche se non è sempre possibile. Ho impostato delle notifiche sul cellulare solo per le vere emergenze dopo le 18 millellò. È una buona idea. E come sono i tuoi colleghi? Riesci a collaborare bene con il tuo team? Il team è molto preparato professionalmente, anche se all'inizio alcuni sembravano un po' distanti. Ora sto iniziando a conoscerli meglio durante le pause caffè. È una buona idea. E come sono i tuoi colleghi? Riesci a collaborare bene con il tuo team? Il team è molto preparato professionalmente, anche se all'inizio alcuni sembravano un po' distanti. Ora sto iniziando a conoscerli meglio durante le pause caffè. È una buona idea. E come sono i tuoi colleghi? Riesci a collaborare bene con il tuo team? Il team è molto preparato professionalmente, anche se all'inizio alcuni sembravano un po' distanti. Ora sto iniziando a conoscerli meglio durante le pause caffè. Le pause caffè sono sempre un ottimo momento per socializzare. Hai già individuato qualche opportunità di crescita professionale? In effetti sì, l'azienda offre molti corsi di formazione e c'è la possibilità di lavorare su progetti internazionali, cosa che mi interessa particolarmente. Le pause caffè sono sempre un ottimo momento per socializzare. Hai già individuato qualche opportunità di crescita professionale? In effetti sì, l'azienda offre molti corsi di formazione e c'è la possibilità di lavorare su progetti internazionali, cosa che mi interessa particolarmente. Le pause caffè sono sempre un ottimo momento per socializzare. Hai già individuato qualche opportunità di crescita professionale? In effetti sì, l'azienda offre molti corsi di formazione e c'è la possibilità di lavorare su progetti internazionali, cosa che mi interessa particolarmente. Che bello! E come va con le lingue straniere? Immagino che l'inglese sia fondamentale nel tuo settore. Assolutamente. Infatti, sto seguendo un corso avanzato di business e English offerto dall'azienda, anche se a volte è una bella sfida seguire le riunioni completamente in inglese. Che bello! E come va con le lingue straniere? Immagino che l'inglese sia fondamentale nel tuo settore. Assolutamente. Infatti, sto seguendo un corso avanzato di business e English offerto dall'azienda, anche se a volte è una bella sfida seguire le riunioni completamente in inglese. Che bello! E come va con le lingue straniere? Immagino che l'inglese sia fondamentale nel tuo settore. Assolutamente. Infatti, sto seguendo un corso avanzato di business e English offerto dall'azienda, anche se a volte è una bella sfida seguire le riunioni completamente in inglese. Ti capisco perfettamente. Anch'io all'inizio facevo fatica con le call in inglese. Hai già partecipato a qualche progetto importante? Sì, proprio la settimana scorsa ho iniziato a lavorare su un progetto di digitalizzazione per un grande cliente del settore bancario. Ti capisco perfettamente. Anch'io all'inizio facevo fatica con le call in inglese. Hai già partecipato a qualche progetto importante? Sì, proprio la settimana scorsa ho iniziato a lavorare su un progetto di digitalizzazione per un grande cliente del settore bancario. Ti capisco perfettamente. Anch'io all'inizio facevo fatica con le call in inglese. Hai già partecipato a qualche progetto importante?
Sì, proprio la settimana scorsa ho iniziato a lavorare su un progetto di digitalizzazione per un grande cliente del settore bancario. Interessante. E come ti trovi con gli strumenti digitali che usate? Immagino che abbiate dei software specifici per la gestione dei progetti. Sì, utilizziamo diverse piattaforme per la collaborazione e il project management. Sto ancora imparando a usarle tutte, ma per fortuna il team IT è molto disponibile. Interessante. E come ti trovi con gli strumenti digitali che usate? Immagino che abbiate dei software specifici per la gestione dei progetti. Sì, utilizziamo diverse piattaforme per la collaborazione e il project management. Sto ancora imparando a usarle tutte, ma per fortuna il team IT è molto disponibile. Interessante. E come ti trovi con gli strumenti digitali che usate? Immagino che abbiate dei software specifici per la gestione dei progetti. Sì, utilizziamo diverse piattaforme per la collaborazione e il project management. Sto ancora imparando a usarle tutte, ma per fortuna il team IT è molto disponibile. È fondamentale avere un buon supporto tecnico. E come funziona la struttura gerarchica? Chi è il tuo diretto superiore? Il mio responsabile è il capo del dipartimento di consulenza digitale, una persona molto competente ma anche molto esigente nelle deadlines. È fondamentale avere un buon supporto tecnico. E come funziona la struttura gerarchica? Chi è il tuo diretto superiore? Il mio responsabile è il capo del dipartimento di consulenza digitale, una persona molto competente ma anche molto esigente nelle deadlines. È fondamentale avere un buon supporto tecnico. E come funziona la struttura gerarchica? Chi è il tuo diretto superiore? Il mio responsabile è il capo del dipartimento di consulenza digitale, una persona molto competente ma anche molto esigente nelle deadlines. Immagino che questo ti metta un po' di pressione. Come gestisci lo stress quando i progetti si accumulano? Cerco di fare delle brevi pause durante la giornata e mi aiuta molto a parlare con i colleghi che hanno più esperienza, spesso mi danno dei consigli utili. Immagino che questo ti metta un po' di pressione. Come gestisci lo stress quando i progetti si accumulano? Cerco di fare delle brevi pause durante la giornata e mi aiuta molto a parlare con i colleghi che hanno più esperienza, spesso mi danno dei consigli utili. Immagino che questo ti metta un po' di pressione. Come gestisci lo stress quando i progetti si accumulano? Cerco di fare delle brevi pause durante la giornata e mi aiuta molto a parlare con i colleghi che hanno più esperienza, spesso mi danno dei consigli utili. È importante avere dei mentori informali. Hai già pensato a quale direzione vuoi dare alla tua carriera nei prossimi anni? Mi piacerebbe specializzarmi nella trasformazione digitale e magari, tra qualche anno, assumere un ruolo di team leader. È importante avere dei mentori informali. Hai già pensato a quale direzione vuoi dare alla tua carriera nei prossimi anni? Mi piacerebbe specializzarmi nella trasformazione digitale e magari, tra qualche anno, assumere un ruolo di team leader. È importante avere dei mentori informali. Hai già pensato a quale direzione vuoi dare alla tua carriera nei prossimi anni? Mi piacerebbe specializzarmi nella trasformazione digitale e magari, tra qualche anno, assumere un ruolo di team leader. Sono obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Come pensi di sviluppare le competenze necessarie per diventare team leader? Sto cercando di osservare attentamente come lavorano i manager più esperti e ho chiesto di partecipare a progetti che mi permettano di coordinare piccoli gruppi. Sono obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Come pensi di sviluppare le competenze necessarie per diventare team leader? Sto cercando di osservare attentamente come lavorano i manager più esperti e ho chiesto di partecipare a progetti che mi permettano di coordinare piccoli gruppi. Sono obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Come pensi di sviluppare le competenze necessarie per diventare team leader? Sto cercando di osservare attentamente come lavorano i manager più esperti e ho chiesto di partecipare a progetti che mi permettano di coordinare piccoli gruppi. È un ottimo approccio. E come gestisci il feedback quando qualcosa non va come previsto? Cerco di prenderlo come un'opportunità di miglioramento, anche se ammetto che all'inizio non è facile accettare le critiche costruttive. È un ottimo approccio.
E come gestisci il feedback quando qualcosa non va come previsto? Cerco di prenderlo come un'opportunità di miglioramento, anche se ammetto che all'inizio non è facile accettare le critiche costruttive. È un ottimo approccio. E come gestisci il feedback quando qualcosa non va come previsto? Cerco di prenderlo come un'opportunità di miglioramento, anche se ammetto che all'inizio non è facile accettare le critiche costruttive. La capacità di gestire il feedback è fondamentale, come sono invece le politiche aziendali per quanto riguarda lo smart working. L'azienda è abbastanza flessibile, possiamo lavorare da casa 2 giorni a settimana, anche se io preferisco andare in ufficio per confrontarmi direttamente con i colleghi. La capacità di gestire il feedback è fondamentale, come sono invece le politiche aziendali per quanto riguarda lo smart working. L'azienda è abbastanza flessibile, possiamo lavorare da casa 2 giorni a settimana, anche se io preferisco andare in ufficio per confrontarmi direttamente con i colleghi. La capacità di gestire il feedback è fondamentale, come sono invece le politiche aziendali per quanto riguarda lo smart working. L'azienda è abbastanza flessibile, possiamo lavorare da casa 2 giorni a settimana, anche se io preferisco andare in ufficio per confrontarmi direttamente con i colleghi. Capisco, il contatto diretto è importante. Come organizzi il lavoro quando sei smart working? Ho creato uno spazio dedicato a casa e cerco di mantenere gli stessi orari dell'ufficio per non perdere il ritmo. Capisco, il contatto diretto è importante. Come organizzi il lavoro quando sei smart working? Ho creato uno spazio dedicato a casa e cerco di mantenere gli stessi orari dell'ufficio per non perdere il ritmo. Capisco, il contatto diretto è importante. Come organizzi il lavoro quando sei smart working? Ho creato uno spazio dedicato a casa e cerco di mantenere gli stessi orari dell'ufficio per non perdere il ritmo. È una buona abitudine. E come gestisci le riunioni virtuali? Hai qualche trucco particolare? Mi preparo sempre un'agenda dettagliata e cerco di fare delle pause regolari tra una call e l'altra per mantenere la concentrazione. È una buona abitudine. E come gestisci le riunioni virtuali? Hai qualche trucco particolare? Mi preparo sempre un'agenda dettagliata e cerco di fare delle pause regolari tra una call e l'altra per mantenere la concentrazione. È una buona abitudine. E come gestisci le riunioni virtuali? Hai qualche trucco particolare? Mi preparo sempre un'agenda dettagliata e cerco di fare delle pause regolari tra una call e l'altra per mantenere la concentrazione. Ottima strategia. E come va con la gestione dei documenti e delle scadenze? Ho imparato a usare il calendario condiviso e il sistema di gestione documentale, anche se a volte è un po' complicato tenere tutto sotto controllo. Ottima strategia. E come va con la gestione dei documenti e delle scadenze? Ho imparato a usare il calendario condiviso e il sistema di gestione documentale, anche se a volte è un po' complicato tenere tutto sotto controllo. Ottima strategia. E come va con la gestione dei documenti e delle scadenze? Ho imparato a usare il calendario condiviso e il sistema di gestione documentale, anche se a volte è un po' complicato tenere tutto sotto controllo. La documentazione è sempre una sfida. Come gestisci invece i rapporti con i clienti più difficili? Cerco di mantenere sempre un atteggiamento professionale e di documentare tutte le comunicazioni importanti per evitare malintesi. La documentazione è sempre una sfida. Come gestisci invece i rapporti con i clienti più difficili? Cerco di mantenere sempre un atteggiamento professionale e di documentare tutte le comunicazioni importanti per evitare malintesi. La documentazione è sempre una sfida. Come gestisci invece i rapporti con i clienti più difficili? Cerco di mantenere sempre un atteggiamento professionale e di documentare tutte le comunicazioni importanti per evitare malintesi. Saggio approccio. E come ti organizzi quando hai più progetti contemporaneamente? Ho creato un sistema di priorità basato sulle scadenze e sull'importanza strategica dei vari progetti, consultandomi sempre con il mio responsabile. Saggio approccio. E come ti organizzi quando hai più progetti contemporaneamente?
Ho creato un sistema di priorità basato sulle scadenze e sull'importanza strategica dei vari progetti, consultandomi sempre con il mio responsabile. Saggio approccio. E come ti organizzi quando hai più progetti contemporaneamente? Ho creato un sistema di priorità basato sulle scadenze e sull'importanza strategica dei vari progetti, consultandomi sempre con il mio responsabile. Mi sembra un metodo efficace. Come gestisci invece le situazioni di conflitto nel team? Cerco sempre di affrontare i problemi apertamente ma con diplomazia, preferibilmente parlando direttamente con le persone coinvolte. Mi sembra un metodo efficace. Come gestisci invece le situazioni di conflitto nel team? Cerco sempre di affrontare i problemi apertamente ma con diplomazia, preferibilmente parlando direttamente con le persone coinvolte. Mi sembra un metodo efficace. Come gestisci invece le situazioni di conflitto nel team? Cerco sempre di affrontare i problemi apertamente ma con diplomazia, preferibilmente parlando direttamente con le persone coinvolte. La comunicazione diretta è fondamentale. Come ti tieni aggiornata sulle novità del settore? Seguo diversi blog specializzati e partecipo ai webinar organizzati dall'azienda. Inoltre mi confronto spesso con i colleghi più esperti. La comunicazione diretta è fondamentale. Come ti tieni aggiornata sulle novità del settore? Seguo diversi blog specializzati e partecipo ai webinar organizzati dall'azienda. Inoltre mi confronto spesso con i colleghi più esperti. La comunicazione diretta è fondamentale. Come ti tieni aggiornata sulle novità del settore? Seguo diversi blog specializzati e partecipo ai webinar organizzati dall'azienda. Inoltre mi confronto spesso con i colleghi più esperti. È importante rimanere al passo. Come vedi il futuro del tuo settore? Credo che la consulenza digitale continuerà a crescere, specialmente nell'ambito dell'intelligenza artificiale e della sostenibilità. È importante rimanere al passo. Come vedi il futuro del tuo settore? Credo che la consulenza digitale continuerà a crescere, specialmente nell'ambito dell'intelligenza artificiale e della sostenibilità. È importante rimanere al passo. Come vedi il futuro del tuo settore? Credo che la consulenza digitale continuerà a crescere, specialmente nell'ambito dell'intelligenza artificiale e della sostenibilità. Interessante prospettiva. Hai già avuto modo di lavorare su progetti legati all'AI? Non ancora direttamente, ma sto seguendo un corso interno sull'argomento perché sarà sempre più rilevante nei prossimi anni. Interessante prospettiva. Hai già avuto modo di lavorare su progetti legati all'AI? Non ancora direttamente, ma sto seguendo un corso interno sull'argomento perché sarà sempre più rilevante nei prossimi anni. Interessante prospettiva. Hai già avuto modo di lavorare su progetti legati all'AI? Non ancora direttamente, ma sto seguendo un corso interno sull'argomento perché sarà sempre più rilevante nei prossimi anni. È un'ottima iniziativa. Come bilanci la formazione continua con gli impegni quotidiani? Dedico le prime ore del mattino allo studio, prima che inizino le riunioni e le attività più intense della giornata. È un'ottima iniziativa. Come bilanci la formazione continua con gli impegni quotidiani? Dedico le prime ore del mattino allo studio, prima che inizino le riunioni e le attività più intense della giornata. È un'ottima iniziativa. Come bilanci la formazione continua con gli impegni quotidiani? Dedico le prime ore del mattino allo studio, prima che inizino le riunioni e le attività più intense della giornata. Una bella disciplina. Come gestisci invece le scadenze quando hai imprevisti? Cerco sempre di avere un piano B e mantengo una comunicazione trasparente con il team e i clienti se emergono dei problemi. Una bella disciplina. Come gestisci invece le scadenze quando hai imprevisti? Cerco sempre di avere un piano B e mantengo una comunicazione trasparente con il team e i clienti se emergono dei problemi. Una bella disciplina. Come gestisci invece le scadenze quando hai imprevisti? Cerco sempre di avere un piano B e mantengo una comunicazione trasparente con il team e i clienti se emergono dei problemi. L'onestà è sempre la miglior politica. Come ti trovi con il sistema di valutazione delle performance? Il processo è abbastanza strutturato, con revisioni trimestrali e obiettivi chiari, anche se a volte trovo difficile quantificare alcuni aspetti del mio lavoro.
L'onestà è sempre la miglior politica. Come ti trovi con il sistema di valutazione delle performance? Il processo è abbastanza strutturato, con revisioni trimestrali e obiettivi chiari, anche se a volte trovo difficile quantificare alcuni aspetti del mio lavoro. L'onestà è sempre la miglior politica. Come ti trovi con il sistema di valutazione delle performance? Il processo è abbastanza strutturato, con revisioni trimestrali e obiettivi chiari, anche se a volte trovo difficile quantificare alcuni aspetti del mio lavoro. È sempre complicato misurare il lavoro di consulenza. Come gestisci il budget dei progetti? Uso degli strumenti di tracking specifici e mi confronto regolarmente con il controllo di gestione per assicurarmi di rimanere in linea con le previsioni. È sempre complicato misurare il lavoro di consulenza. Come gestisci il budget dei progetti? Uso degli strumenti di tracking specifici e mi confronto regolarmente con il controllo di gestione per assicurarmi di rimanere in linea con le previsioni. È sempre complicato misurare il lavoro di consulenza. Come gestisci il budget dei progetti? Uso degli strumenti di tracking specifici e mi confronto regolarmente con il controllo di gestione per assicurarmi di rimanere in linea con le previsioni. Molto professionale. E come organizzi le trasferte di lavoro? Per fortuna abbiamo un'agenzia viaggi interna che gestisce la logistica, io mi occupo solo di pianificare gli incontri con i clienti. Molto professionale. E come organizzi le trasferte di lavoro? Per fortuna abbiamo un'agenzia viaggi interna che gestisce la logistica, io mi occupo solo di pianificare gli incontri con i clienti. Molto professionale. E come organizzi le trasferte di lavoro? Per fortuna abbiamo un'agenzia viaggi interna che gestisce la logistica, io mi occupo solo di pianificare gli incontri con i clienti. Comodo. Come gestisci invece il passaggio di consegne quando sei fuori ufficio? Preparo sempre una documentazione dettagliata e faccio un briefing con i colleghi che mi sostituiranno. Comodo. Come gestisci invece il passaggio di consegne quando sei fuori ufficio? Preparo sempre una documentazione dettagliata e faccio un briefing con i colleghi che mi sostituiranno. Comodo. Come gestisci invece il passaggio di consegne quando sei fuori ufficio? Preparo sempre una documentazione dettagliata e faccio un briefing con i colleghi che mi sostituiranno. È fondamentale per la continuità del servizio. Come vedi il tuo futuro in questa azienda? Per ora sono molto soddisfatta delle opportunità di crescita, ma voglio continuare a sviluppare le mie competenze e vedere dove mi porterà questa esperienza. È fondamentale per la continuità del servizio. Come vedi il tuo futuro in questa azienda? Per ora sono molto soddisfatta delle opportunità di crescita, ma voglio continuare a sviluppare le mie competenze e vedere dove mi porterà questa esperienza. È fondamentale per la continuità del servizio. Come vedi il tuo futuro in questa azienda? Per ora sono molto soddisfatta delle opportunità di crescita, ma voglio continuare a sviluppare le mie competenze e vedere dove mi porterà questa esperienza. Mi fa piacere sentirti così motivata. Hai qualche consiglio per chi vuole intraprendere una carriera simile alla tua? Direi di essere sempre pronti ad imparare. Non aver paura di fare domande e costruire un buon network professionale fin dall'inizio. Mi fa piacere sentirti così motivata. Hai qualche consiglio per chi vuole intraprendere una carriera simile alla tua? Direi di essere sempre pronti ad imparare. Non aver paura di fare domande e costruire un buon network professionale fin dall'inizio. Mi fa piacere sentirti così motivata. Hai qualche consiglio per chi vuole intraprendere una carriera simile alla tua? Direi di essere sempre pronti ad imparare. Non aver paura di fare domande e costruire un buon network professionale fin dall'inizio. Ottimi consigli! E come gestisci la competizione interna? Cerco di concentrarmi sul mio percorso di crescita personale piuttosto che confrontarmi continuamente con gli altri, mantenendo sempre uno spirito collaborativo. Ottimi consigli! E come gestisci la competizione interna? Cerco di concentrarmi sul mio percorso di crescita personale piuttosto che confrontarmi continuamente con gli altri, mantenendo sempre uno spirito collaborativo. Ottimi consigli! E come gestisci la competizione interna?
Cerco di concentrarmi sul mio percorso di crescita personale piuttosto che confrontarmi continuamente con gli altri, mantenendo sempre uno spirito collaborativo. Un approccio molto maturo. Come ti tieni motivata nei periodi più intensi? Mi aiuta molto fissare degli obiettivi intermedi e celebrare i piccoli successi, oltre a mantenere una routine di attività fisica per scaricare lo stress. Un approccio molto maturo. Come ti tieni motivata nei periodi più intensi? Mi aiuta molto fissare degli obiettivi intermedi e celebrare i piccoli successi, oltre a mantenere una routine di attività fisica per scaricare lo stress. Un approccio molto maturo. Come ti tieni motivata nei periodi più intensi? Mi aiuta molto fissare degli obiettivi intermedi e celebrare i piccoli successi, oltre a mantenere una routine di attività fisica per scaricare lo stress. Se il video vi è piaciuto, potete proseguire lo studio con la lezione successiva che compare sullo schermo. Siamo sicuri che vi piacerà.